Ciao, in questo video vedremo questo mini drone, è piccolissimo, guarda la mia mano, è un progetto open source fatto da un certo Max Imagination che poi ti farò vedere. Mi ha incuriosito molto questo oggetto per quanto è piccolo e per quanto sia interessante il progetto e i fai da te. Infatti lo mostro più che altro per promuovere il fai da te. Il bello di queste cose è riuscire a montarle da sé e a farle funzionare, perché se vogliamo un drone ne troviamo ormai a centinaia già montati con prestazioni migliori. Il costo non è altissimo, quindi è abbordabile appunto per imparare ad avere un po' di manualità nei montaggi e anche di programmazione, perché bisogna poi programmare la schedina che c'è dentro, che poi ti farò vedere, e per chi è capace può anche fare le modifiche, perché è tutto open source, vengono dati i codici sorgenti del software. Lo possiamo acquistare su due siti, uno è questo, SeaStudio, dove c'è anche il link al video dell'autore, che è questo qui, Max Imagination. In descrizione al video suo trovi tante altre informazioni. Il costo su SeaStudio è, mettiamolo in euro, 53 euro, però viene spedito dalla Cina, quindi bisogna aggiungere i costi di spedizione e i dazi doganali. Oppure possiamo acquistarlo su OpenLab, che sono quelli che me l'hanno fornito. Costa 92 euro, però è già incluso di IVA e non abbiamo le tasse doganali perché viene spedito dalla Germania. Nelle descrizioni abbiamo tantissime informazioni sia sul sito OpenLab, tutta la composizione, il contenuto, tante belle foto, e anche sul sito SeaStudio. Queste sono le specifiche. Come sensore abbiamo l'MPU 6050 e come core abbiamo lo Xiao, sempre di SeaStudio, SP32S3, molto potente. Andiamo adesso a vederlo insieme in pratica. Questo è tutto quello che c'è nella confezione. La confezione è questa. Vediamo qui il codice. C'è un QR code che porta al video dell'autore. È tutto impacchettato, diviso in questi sacchetti. Tutto è ben confezionato. Abbiamo lo Xiao SP32S3, che è il cuore di tutto, la sua antenna, che poi vedremo bisogna modificarla, quindi bisogna staccare la parte antenna, usare il cavo, spelare un pezzettino di cavo, il quale farà d'antenna. Poi abbiamo quest'altra scheda dove c'è questo integrato, che è l'MPU 6050, dove al suo interno c'è un giroscopio accelerometro. Su questa scheda ci sono anche i 4 MOSFET, sono questi qui, che pilotano i 4 motori, più i 4 diodi in parallelo al motore per evitare che le extratensioni generate vadano a bruciare i MOSFET. Abbiamo i LED anteriori e posteriori che faranno luce attraverso i fori, questi due fori qui davanti e i due fori dietro. Questa scheda va infilata su quest'altra scheda che poi andremo a vedere nel dettaglio. Poi abbiamo la batteria da 250 mAh che consente una durata di volo di 5 minuti, due fili di cablaggio, il supporto stampato in 3D con il coperchio e l'adesivo da metterci sopra. Quest'altro pezzo che va poi sopra è un accessorio per aggiungere una fotocamera di ripresa che io adesso non ho. Poi c'è una fascetta per fissare la batteria, 4 spezzoni di filo rigido che saranno le zampette del drone che vanno infilate in questi piccoli fori. Poi abbiamo 8 eliche, quindi vuol dire che abbiamo un kit di ricambio. Ci sono 2 ventole che girano destre e 2 ventole che girano sinistre. Poi abbiamo i 4 motori, ne abbiamo 2 con i fili bianchi e neri e 2 con i fili rosso e blu. In pratica, mantenendo il meno sul nero e sul blu, 2 hanno la rotazione destra e gli altri 2 la rotazione sinistra, perché è importante che tutti ruotino verso l'interno. Comunque andremo a vederlo poi bene nel dettaglio. Questi motori fanno la bellezza di 70.000 giri. Queste eliche sono da 30 mm. Per comandarlo si usa l'app che si chiama SP Drone, che per iPhone è scaricabile dallo store, mentre invece per
Android bisogna scaricare l'APK dal loro sito. La portata del wifi è circa 50 metri con l'app e 200 metri usando il controller SP Now. Il peso dell'oggetto tutto montato si aggira sui 25 grammi. La prima cosa che dobbiamo fare è saldare questi due cavetti rosso e nero flessibili al B+, B-, qui è indicato BAT+ e meno, quindi il rosso lo saldiamo qui e il nero lo saldiamo qui. Dobbiamo accorciare i terminali perché adesso sono lunghi, quindi li taglio più o meno a metà con il tronchesino, sia il rosso che il nero, e poi controllo che la lunghezza sia corretta con la piazzola. Faccio uso di questo comodo leggio per fissare la scheda. Poi con un saldatore con una punta sottile e stagno fine, quindi un 0,8 o 0,5, vado a mettere dello stagno sulle due piazzole. Eventualmente possiamo fare uso di flussante per migliorare la saldatura. Così è come viene la saldatura. Poi dovremo saldare il rosso nero alle due piazzole, queste due qui. Sono indicate come B+ e B-, sono scritte piccole, quindi possiamo fare uso di una lente per andare a vedere bene dove il B+. Il B+ comunque tenendo il connettore d'ingresso della batteria in alto è qui sulla destra, quindi le due piazzoline sono queste. Procediamo allo stesso modo, quindi fisso la scheda su questo piccolo leggio, aggiungo un po' di stagno sulle due piazzole. Qui, essendoci un'area grossa di rame, c'è molta dissipazione, quindi se abbiamo un saldatore controllato in temperatura possiamo alzare leggermente la temperatura. Anche qui dobbiamo tagliare i due fili come la piazzola. La piazzola è ancora più piccola, quindi dovremo farli molto corti. Restano molto corti e procedo quindi alla saldatura rispettando il rosso e il nero. Anche qui posso mettere una goccia di flussante e così è come resta. Controlliamo bene che non ci siano palline di stagno o sporcizia, puliamo bene con alcol isopropilico le saldature e poi questo qui andrà assemblato con i due connettori che si guardano. Dobbiamo riuscire a mettere i fili in modo che non si sovrappongono e che ci stiano bene sotto. Deve andare completamente contro sia destra che sinistra. A questo punto qui possiamo dare due punti di saldatura sui quattro angoli, tenendola bene verso il basso. Mettiamo un po' di stagno sui quattro angoli. Così, a questo punto possiamo procedere alla rasatura e poi alla saldatura. Vanno rasati a circa 1 millimetro. Attenzione a quando si tagliano che non vadano negli occhi, quindi possiamo mettere o degli occhiali protettivi o tenere davanti un dito per evitare questo. Io preferisco prima rasare e poi saldare perché in maniera adesso quando andiamo a fare la saldatura possiamo mettere lo stagno sopra la punta e la saldatura poi viene con la curva di menisco perfetta. Non dobbiamo mai andare a rasare, quindi a tagliare il piedino a filo perché roviniamo la saldatura. I quattro piedini all'angolo andranno poi ripassati. Quindi faccio la saldatura e gli metto un puntino sopra, quindi posso ripassare, anche questa è già fatta, mettendogli una goccia di stagno sopra. Non bisogna mai esagerare con lo stagno, deve essere giusto e messo bene. Ripasso anche qui
i primi due che sono stati saldati, ed ecco come deve venire. Adesso anche qui con un pennellino e alcol isopropilico possiamo pulire eventuali residui di flussante di saldatura. Ho notato una cosa rispetto al video dell'autore, che sono stati montati dei LED normali. Qui andavano montati dei LED, si chiamano side, dovevano fare una luce sul lato e non sopra. Tutti questi 4 LED più i 2 qua sotto andavano montati dei LED che facevano luce sul lato. Io non ce li ho, se no li sostituivo. Adesso possiamo preparare la fascetta che tiene la batteria. Io qui con una matita ho colorato la scanalatura, è una cosa decorativa. Qui non c'è la sigla come si vede sul video originale, la sigla dell'autore. L'autore fa vedere di mettere la fascetta così, però io ho visto che non ci sta. Ho visto anche un video che tagliano la fascetta qui, ma se si taglia c'è il rischio che non tenga più. Ovvero, se io vado a mettere qui la scheda, fa spessore, non c'è niente da fare, rimane un po' storta. Ecco qui, lo vediamo. Di qui sta appoggiando sulla fascetta. Per ovviare a questo, io farei così. Metterei l'estremo della fascetta sotto, almeno non abbiamo impedimenti all'interno, in quel modo qui. Quindi all'interno non c'è spessore che dà fastidio alla scheda. Possiamo già prepararla per la batteria, quindi teniamo il connettore qui dove c'è il foro, così. Questo qui lo teniamo più o meno così. Prepariamo la fascetta, poi la batteria la togliamo per adesso, la lascio molle. Ok, pronta per essere infilata. Si vede l'estremo della fascetta, però perlomeno non abbiamo la scheda che rimane storta e rimarrebbe anche qui il connettore storto. Il fissaggio della batteria è pronto, dobbiamo infilarla prima perché poi se ci infiliamo la scheda non possiamo più mettere la fascetta. Però prima di inserirla dobbiamo preparare i motori e soldare i fili su queste 8 piazzole rotonde. Ho fatto un piccolo schemino di dove dobbiamo soldare i fili con i colori dei fili dei motori: bianco, nero o rosso, blu. In pratica il blu e il nero sono i meno. Qui è indicato, ma è stato scritto talmente piccolo che quasi non si riesce. Bisogna fare attenzione quando si fanno i circuiti stampati che le scritte non bisogna farle così piccole perché poi non si riescono più a leggere. Si intravede qui un più e più, quindi più sono tutti verso il connettore. Infatti abbiamo il bianco e il rosso sono sopra. Allo stesso modo dobbiamo infilare i motori, quindi questo è visto così, e i motori dovremo infilarli allo stesso modo. Quindi prendo il motore bianco-nero e lo metto qua, che poi andrò ad incollare, ma lo faccio dopo perché prima vorrei provarli. Dobbiamo metterlo in modo che i fili rimangano così, li portiamo a filo e poi i fili vanno infilati nell'apposito forellino che si intravede anche di qua. Possiamo fare uso anche di una pressella e poi i fili vanno inseriti nell'apposita scanalatura, in questo modo qui. Stessa cosa per gli altri motori, quindi aggiungiamo gli altri motori. Io tengo il nero a destra così sono tutti e 4 uguali, il blu a destra. Infiliamo tutti i fili e sistemiamoli nelle 4 scanalature. Il risultato finale dovrà essere questo. Poi avremo tutti i fili da quest'altra parte, sono già pre-spelati e stagnati. Dovremo solo accorciare anche qui l'estremità perché è troppo lunga per queste piazzole. Se usiamo quella lunghezza qui rischiamo che vada fuori dalla piazzola, quindi conviene accorciarle leggermente, così, tutti e 8. Anche qui dobbiamo preparare lo stagno sulle 8 piazzole, una goccia per piazzola. Anche qui, visto che si muove parecchio e facciamo fatica, possiamo fare uso del solito leggio.
così corrisponde al mio schema, quindi questo è visto così e questi qui sarebbero visti così, quindi bianco e nero vanno qua, rosso e blu vanno qui, rosso e blu vanno qua a sinistra e bianco e nero, questi due, vanno qua a destra. In pratica vanno collegati esattamente come se li guardassimo così. Collego adesso questo rosso e blu che sono comodo in questa posizione con il saldatore. Il rosso va sopra, questi possiamo metterli pure che escono dall'alto. Rosso e blu così. Poi in questa posizione, visto che sono comodo col saldatore, metto anche il bianco e il nero, quindi il bianco che è il positivo va sopra. Se li invertiamo i motori gireranno al contrario, il problema che ci sarà è che il drone non volerà. Poi adesso trovo una posizione comoda per saldare senza andare a danneggiare il connettore, potrebbe essere questa posizione qui, e così vado avanti, saldo tutti gli altri. Alla fine dobbiamo arrivare a un risultato di questo tipo. Adesso dobbiamo spingere i fili sotto, ci dovrebbe essere lo spazio, facendo attenzione di non fare quello che è successo a me, di non pizzicare un filo qua sotto. Quindi quando lo infiliamo controlliamo qui sotto che non ci sia nessun filo. Come vedi, spazio per i fili sotto ce n'è. Dobbiamo anche fare attenzione che i fili non vadano davanti alle fessure dei LED. In questo caso dobbiamo prendere un qualcosa di molto sottile. Provo con un ago, vediamo se riesco a spostare questo filo, se no devo tirarlo su ancora. Ecco, ok, quindi il LED ha il suo foro per essere visto. Adesso abbiamo i 4 fili rigidi di supporto del drone. Devono essere lunghi alla fine 25 mm, adesso sono 30, quindi li possiamo spelare un pochino di più per poi andarli a tagliare a 25. Procedo alla spelatura, possiamo fare uso di uno spelafili, provo a spelarli così, quindi 25 dovremmo esserci, vediamo quanto entra nella fessura il filo. Qui sotto c'è un forellino dove deve entrare, sembra che entri 1 millimetro circa, quindi li preparo tutti e 4 così, li taglio a 25, poi vanno curvati e inseriti. Inizio a spelarli, dobbiamo prepararli tutti e 4 così e poi infilarli in questi due appositi fori. La colla la metterò alla fine, incollerò tutto, motori, fili, li vanno montati tutti e 4. Dobbiamo poi verificare che sia planare, se non fosse con un cacciavite, allargare o stringere in maniera che sia perfettamente in piano. Adesso dobbiamo preparare l'antenna, dobbiamo staccarla da questa pellicola che poi è l'antenna, dobbiamo spelare una certa lunghezza perché poi il tutto andrà inserito qua. L'antenna dovrà uscire da questo forellino, vediamo se riusciamo a fare una misura. Dovrebbe essere così e poi deve uscire da questo forellino, quindi possiamo spelare fino circa qua, gli faccio un piccolo segno senza romperlo. Poi con un tronchesino o un taglierino dobbiamo togliere tutta questa parte. Questa qui si può dire l'operazione più difficile di tutto l'assemblaggio. Dobbiamo fare attenzione di non tagliare il cavetto, quindi esportare prima la guaina e poi la calza, però la calza c'è il problema che la punta è saldata qua in alto e quindi quella parte qui che è saldata è un po' un problema da tirar via. Pian pianino dovremmo riuscire a tirar via la parte saldata
ecco, sono riuscito. A questo punto diventa facile tirare indietro tutta la schermatura e tagliarla via. Qua conta un casino. Taglio via anche la punta in maniera che rimanga il filo solo. Andrebbe fatto anche il calcolo della lunghezza d'onda per vedere se rimane accordata o collegarla addirittura con un nano VNA, però ci vorrebbe l'adattatore per andare ad innestarlo. Iniziamo a provarla così. L'autore l'ha fatta così e dice che raggiunge 50 metri tranquillamente. Posso quindi innestarla. Si deve sentire bene lo scatto, il tac. Questa qui deve fare un giro così, perché poi deve entrare nel forellino e il tutto va chiuso a incastro e poi con una goccia di colla si bloccherà il tutto. Ripeto, volevo provare che tutto funzioni prima di incollare le schede e il coperchio. Prima di montare le 4 eliche, che vedremo dopo, poi dobbiamo cercare le destre e le sinistre, andiamo al computer a fare la programmazione, perché volevo vedere poi assieme se riuscivamo a fare delle misure che vanno ai motori. Per prima cosa dobbiamo installare il software, l'SP-IDF, da questo link che trovi qui sotto in descrizione. Dobbiamo scaricare, così dice l'autore, la versione 5.07 del 28 agosto 2024, quindi la cerchiamo, 2024, la 5.07, eccola qui, quindi questo qui. Dobbiamo fare l'installazione. Quando ci vengono chiesti i componenti da installare, assicuriamoci che ci sia selezionato l'SP32S3, possiamo anche aggiungere l'S2 e poi finiamo l'installazione. Verranno create queste due iconcine qui, dobbiamo lanciare il programma che ci aprirà questa finestra con questo prompt, dobbiamo scaricare la cartella con il firmware che la troviamo su un drive condiviso, qui sotto in descrizione trovi questo link, devi scaricare l'SP Drone Code facendo qui scarica, ti troverai questa cartella che dovrai tirare fuori dallo zip che verrà scaricato. All'interno troverai una cartella firmware e una cartella SP Drone che dobbiamo copiare l'indirizzo, quindi facciamo copia indirizzo come testo cliccando qui col destro e dopo dobbiamo andare qui scrivere cd spazio, clicchiamo col destro del mouse che ce lo incolla oppure CTRL V, poi invio. In pratica siamo dentro adesso in questa directory, infatti se faccio dir vedo tutti questi file. Adesso prima di lanciare l'esecuzione del firmware dobbiamo collegare l'SP Flight alla porta USB, la connetto e dobbiamo andare sulla gestione dispositivi a vedere se viene rilevata correttamente la porta. In gestione dispositivi dobbiamo andare qui in porte COM e LPT e verificare la COM. Mi dà una COM 15, adesso la stacco, vediamo se va via. Ok, lo ricollego, quindi siamo sicuri che è collegato alla porta 15. Quindi qui dovremo scrivere adesso idf.py spazio meno p spazio, poi la COM, quindi COM 15 spazio flash, vuol dire che deve flashare il firmware, e facciamo un monitor così ci fa vedere cosa succede. Diamo invio, qui mi dice che la build directory è un'altra e scrivere idf.py full clean e riprovare. Ho sbagliato a scrivere, c'ha ragione. Ok, a quel punto qui premendo freccia in su sulla tastiera posso andare a rivedere i comandi dati e faccio invio. Ok, sembra che stia funzionando. Attendiamo un attimo, farà la compilazione e il download all'interno del modulo. Metto in pausa un attimo il video e riprendo quando ha terminato. La compilazione è un po' lunga, questo dipende tutto dal PC. Adesso sto usando un portatile un po' vecchiotto, quindi ci impiegherà un po'. Volevo farti vedere che i LED sono accesi, bianchi da una parte e rossi dall'altra, e sta lampeggiando un LED giallo, quindi è in attesa, pronto per il caricamento del firmware. Quasi giunto al termine, vediamo un po'. Ok, sta scrivendo, si è spento il LED giallo lampeggiante. Ok, vediamo un po' cosa dice, dovrebbe uscire. Questi sono i log, l'MPU
4050 i quadro C connection, questi fail non sono importanti, quello che era importante è il quadro C che funziona, da qualche parte dovrebbe esserci scritto pronto per il volo, eccolo qui, ready to fly. Ok, quindi il firmware è andato su correttamente, lo sconnetto, infatti qui è uscito l'errore, vabbè, è corretto. A questo punto dobbiamo scaricare l'app che si chiama SP Drone. Per iPhone la troviamo sullo store, invece per Android dobbiamo andare a questo link che trovi qui sotto in descrizione, dove puoi scaricare l'APK e installarlo sullo smartphone. Dovrai, quando ti chiede le autorizzazioni per installare da fonti sconosciute, dovrai dargli l'autorizzazione. Ho collegato adesso l'oscilloscopio con queste due piccole pinzette ai fili di un motore. Ho acceso wifi e ho connesso la rete sua che si chiama SP Drone. La password è 1 2 3 4 5 6 7 8, quindi dall'1 all'8. Posso adesso avviare l'app SP Drone. Una volta aperta dobbiamo connetterla da qua. Mi dice connesso. Quindi da qua posso comandare i motori. Notiamo il PWM, eccolo all'accensione, vediamo se riusciamo a catturarlo. Mettiamo il trigger in single, vediamo, eccolo qui. Quindi sono 100 microsecondi per quadretto, quindi sono 50 microsecondi l'impulso. Lo rimetto in auto, riproviamo. Quindi fa un PWM iniziale e poi regola. Adesso procedo all'incollaggio di tutto con una colla cianocrinica, quindi tutte le cose che ci siamo detti all'inizio, motori, fili e roba varia, incollo tutto, poi ti faccio vedere come montare le ventole. Come colla cianocrinica io preferisco sempre prendere questi contenitori mini da 1 grammo. Ho visto che comprare confezioni grandi, lasciandole poi lì col tempo, sono da buttare. Un trucco è metterle nel frigo per fare durare un po' più a lungo. Col suo tappino si apre il beccuccio e adesso procedo all'incollaggio di tutte le parti. Come non detto, guarda un po', confezione nuova e lì da un po' di tempo e si è seccata nonostante che era chiusa, è tutta secca. Confezione nuova tolta dal suo contenitore, quindi nemmeno queste qui sigillate possono stare lì per anni. Ne ho altre 3 ancora sigillate, speriamo che non facciano la stessa fine. Vediamo se c'è una scadenza, non trovo scritto da nessuna parte la scadenza. Vediamo, apro anche questa, vediamo subito se dentro c'è colla liquida o se tutto da buttare via. No, qui c'è, perfetto, quindi si apre così e vado a metterla nei vari punti. Ho incollato tutto, possiamo adesso procedere a mettere l'etichetta e le ventole. Le ventole devono girare in maniera che portano l'aria in giù, quindi questa deve girare così, questa deve girare così, questa deve girare così e questa deve girare così. Sulle eliche c'è scritto una piccola R, solo sulle due che girano verso sinistra. C'è scritto un 1208 R, la vediamo qua R, e anche questa qui R, e poi vediamo anche la curvatura, quindi questa va così, l'altra R va così, e questi qui che hanno scritto solo 1208 senza R vanno così. Quindi posso procedere a montarle tutte e 4. Ok, ventole montate, collego la batteria, dovrebbero partire uno alla volta in sequenza le ventole. Connected, ok, è connesso. Vediamo il primo volo insieme. Si alza. Ok. Ok, è andato già a sbattere, però funziona. Adesso lo metto in terra e poi te lo faccio vedere. Proviamo a vedere se riesco a farlo volare. Non è semplicissimo. Eccolo qua.
Io non sono molto bravo, come hai visto, a pilotare i droni, anche perché bisognerebbe tarare l'app, il trim dell'app, cosa che non ho fatto, in maniera che in condizioni di riposo, quando lo alzi, se ne stia quasi fermo. E chiaramente dopo c'è sempre una deriva a destra, sinistra o avanti, indietro, che il giroscopio non riesce a controllare. Il giroscopio si occupa solo della stabilizzazione orizzontale, quindi non si ribalta, diciamo, lo tiene sempre bilanciato. Per mantenere una posizione stabile ha bisogno di altri sensori come hanno gli altri droni, tipo delle camere o d'altro. Qui sopra si può montare anche una camera, come troverai sul sito dell'autore, però non so se è il caso, anche perché diventa più pesante e probabilmente se hai bisogno di una camera per filmare, meglio comprare un drone di commercio. Questo secondo me è un buon esercizio per imparare il fai da te e prendere un po' di pratica con i droni, con i firmware, con i software. È un buon modo per iniziare per i giovani. Oggetto molto carino, divertente. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!